Bentornati o benvenuti sul mio canale. Matribox 2 dei Sonic Cake, la collego. È una pedaliera di ultima generazione, una pedaliera multi-effetto modeler con molte frecce al proprio arco, e andiamo a vederle fra pochissimo. È un'evoluzione della Matribox 1 che rivaleggiava con New X 300 o non so, Moer GE 150. Questa invece sale un po' e va a battagliare con New X 400 o GE 200 della Moer. È una pedaliera che ho già testato un pochino e ha veramente degli ottimi suoni e una ottima qualità. Ha delle uscite e delle entrate molto complete. Rispetto alla concorrenza ha un punto in più, cioè l'uscita bilanciata destra e sinistra sono uscite bilanciate, per cui per un eventuale uso dal vivo questa pedaliera ci si può andare diretti sul mixer e avere un bel suono bilanciato. Ha un'uscita USB-C per appunto l'editor su PC o per appunto usarla come scheda audio, e tutti i suoni che sentirete in questo video sono direttamente registrati da la Sonic Cake Matribox 2. Sonic Cake ha inviato questa pedaliera un po' a tutto il mondo. A me l'ha inviata per ultimo, ma i miei numeri non sono eclatanti come la concorrenza per ora. A proposito, se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi, mi fate un grosso piacere, il canale crescerà e anche l'entusiasmo, e cresceremo insieme. Chiusa qui, grazie comunque se cliccate. Ecco, dicevo, tutti gli youtuber e tutti i video che ho visto su questa pedaliera sono incentrati principalmente sulla programmazione fisica, su come programmare la pedaliera con le mani, ed è assolutamente importante. Però, a mio giudizio, la cosa più utile e importante di questa pedaliera è l'editor per PC. Con quell'editor, ma non solo di questa pedaliera, anche delle altre, però l'editor è assolutamente l'asso nella manica di queste pedaliere, perché con il mouse si può veramente dominare qualunque cosa questa pedaliera possa offrire. Ci sono anche cose che si possono ottenere dall'editor che fisicamente non è facile programmare. Ecco, per cui io farò questa mia recensione, cercherò di puntare più sull'editor che sulla programmazione fisica, che potete trovare in decine e decine di altre recensioni. Ho notato che gli altri lo snobbano, ma a mio giudizio è un errore, perché l'editor per una pedaliera che va usata principalmente in casa è senz'altro la cosa migliore. Per cui andiamo a vedere questo editor. Tutti i suoni, come ho detto, escono dalla pedaliera, e cercherò di farvi sentire qualche preset di fabbrica. Ce ne sono una marea e ho scelto qualcuno anche a caso di questi, e troverete insomma che ci sono veramente delle chicche. Ok, andiamo a vedere e poi dopo vedremo, insomma, perché a fine video voglio anche fare, come sempre nei miei video, una comparativa con altre pedaliere, vedere insomma se conviene veramente spendere 230 euro per questa pedaliera o se c'è di meglio in giro. Chi lo sa, lo sapremo dopo. Va bene, andiamo avanti e vediamo un po' l'editor di questa pedaliera e i suoni. Ok, andiamo ad aprire la Matribox 2. Si può creare un'icona sul desktop, un collegamento veloce. Bene, allora si sta caricando. Ok, la sistemiamo un pochino.
vedete sulla sinistra ci sono tutti i preset di fabbrica, ce ne sono di buoni e meno buoni, non sono affatto male, chiaramente in questa fascia di prezzo si trova di tutto. Gli effetti si accendono e si spengono dal pulsante sopra l'icona. Ecco, ogni effetto è spostabile lungo la linea, diciamo, degli effetti. Anche il send e il return si possono mettere dove si vuole nella catena. Gli effetti, vedete, si spostano senza problemi. Nella tendina che si può aprire vengono fuori, ad esempio, questi sono tutti gli amplificatori, sono 63, un bel numero, e ce ne sono di ottimi veramente. Gli effetti riuniti in vari blocchi, qui ci sono distorsioni e compagnia bella. I cabinet sono quanti sono? 61, e ce ne sono 15 che si possono caricare con le vostre IR. Bene, dicevo, l'equalizzazione, ce ne sono 5 tipi anche per bassi. I riverberi sono, mi sembra, 9. Ecco, è molto facile e completa come utilizzo. Questa è la drum machine che vedete sopra. Andiamo però a sentire qualcosa.
Ecco, un'altra cosa in più che ha questa pedaliera è il looper. È un looper da 90 secondi ed è veramente un tempo enorme per un looper, è veramente tanto. Ed è molto molto semplice da attivare. Si premono il tasto B e C, questi due simultaneamente, e si preme il tasto A per cominciare a suonare. Finito il giro si schiaccia A di nuovo e ricomincia il giro che avete appena suonato. Se volete suonarci sopra, schiacciate di nuovo il tasto A e ci suonate sopra, e potete farlo per più volte, quante volete, insomma, quante può servirvene. Poi per fermare di nuovo il looper schiacciate il tasto in mezzo B. Semplicissimo. È una funzione che a mio avviso è molto utile per esercitarsi e per altre cose, e soprattutto se la abbiniamo alla funzione della drum machine che ha questa macchina all'interno, che ha 100 preset di batteria di tutti i tipi, di tutti i generi, e andiamo a vedere un po' anche questa funzione, sempre dall'editor però. Editor per batteria, 100 ritmi per diversi generi musicali, e volume e battiti al minuto. Andiamo a sentire un po' di cose. Vi ho suonato sopra qualcosa proprio di così di banale, ma tanto per darvi l'idea di come può essere la cosa. Ecco, come avevo anticipato, andiamo un po' a smanettare con questa Matribox 2. Dunque, vedete, qui c'è il master, volume. Per andare a viaggiare nei vari preset si usa appunto il tasto Parameters e si va appunto a cambiare gli effetti. Ad esempio questo effetto, vediamo, ci sono molti effetti inseriti. Andiamo a premere il tasto Parameter e vediamo, possiamo andare a viaggiare tra i vari effetti. Su ogni effetto schiacciamo e viene fuori quello che vogliamo. Qua siamo nell'ampli. Possiamo prendere questo Vox, credo sia il Mesa Boogie, oppure Supero, che è il Supro, Twin Deluxe, insomma ce ne sono qui di amplificatori. Qui c'è il tasto Exit e si può appunto tornare sulla schermata precedente. Con questo tasto, vedete, c'è scritto Position, si può cambiare la posizione dell'effetto.
poi con questi due tasti, a seconda dell'effetto su cui si è, per esempio, non so, andiamo sul tasto sul FX2, a seconda dell'effetto che si ha, si può scegliere full overdrive, il blues overdrive, lo screamer, vari effetti, insomma. Per salvarli c'è il tasto save. Se non si vuole salvare, si esce. Ecco, diciamo, con il tasto sotto il master volume c'è global, e con global voi andate appunto a settare tutte le funzioni della pedaliera come le volete voi. Ecco, io non vi faccio adesso un tutorial su come impostare la pedaliera manualmente, perché non era questo lo scopo del video. Se volete un video approfondito anche su questo modo di programmare la pedaliera, lo farò veramente molto volentieri. E vi ho dato un'idea, insomma. In ogni caso, a mio giudizio, l'editor da PC risolve veramente molto usando solo il mouse, e si hanno le stesse identiche funzioni. Va bene, passiamo adesso a vedere un po' di alternative e vi dico la mia su questa pedaliera. Quindi, quali sono, a mio giudizio, le alternative a questa pedaliera, che ricordo costa 230 euro? Ecco, come ho detto già all'inizio del video, la NUX 400 è un'ottima alternativa, costa anche 15-20 euro in meno, però a livello di entrate e uscite posteriori è nettamente inferiore, non ha ad esempio l'input e l'output per programmare un'eventuale connessione con il metodo 4 cavi, mentre qui si può fare. Non ha le uscite bilanciate, ha le uscite sbilanciate. Poi non ha le uscite MIDI in and out, uscita entrata. Per il resto è una pedaliera che comunque è di ultima generazione, con una capacità di modellazione, di modulare gli amplificatori molto sofisticata. Ha meno amplificatori di questa, perché se non ricordo male ne ha 42-43, però ha in più, ricordo questa ne ha 63, in più ha la possibilità di avere 3 microfoni o 4 microfoni e di avere 3 posizioni, poterli posizionare in 3 posizioni, a sinistra, centro o a destra. Ecco, anche quella è un'ottima scelta e costa, vabbè, 20 euro in meno, non è che mangiate una pizza. Altra alternativa, come dicevo, la GE200 della Moer, che però ha già parecchi anni sul groppone, però anch'essa è una pedaliera molto buona e non ha chiaramente non ha un looper molto più ridotto, ha lo stesso la drum machine, ha meno ritmi, anche lei ha le uscite sbilanciate, anche se ha appunto la possibilità di fare il metodo 4 cavi. Ed ecco, la NUX non ha nemmeno l'uscita per un pedale d'espressione, ce l'ha a quello incorporato ovviamente. Ma la vera rivale di questa pedaliera è la Hotone Ampero One. Ecco, quella è senz'altro la marca con cui questa pedaliera va a sbattere la testa, perché l'Ampero One è a tutti gli effetti una copia, anzi questo è un clone dell'Ampero One, è un ottimo clone. Comunque l'Ampero One ha qualcosa in più sicuramente, anch'esso ha un looper che può arrivare a 120 secondi in modalità mono e 60 in modalità stereo. Alle uscite mi sembra siano bilanciate, ma non vorrei dire una stupidaggine. Comunque a livello di uscite e entrate posteriori lei equivale a questa pedaliera. Poi anche lei è una pedaliera di ultima generazione, anche se è uscita circa un anno fa.
ha una buona modulazione degli amplificatori, e ha anche essa 64 amplificatori e la possibilità anche di inserirne, anche lei ha il microfono che si può regolare in posizione. Insomma, la Ampero One è la vera rivale di questa pedaliera. Però se non siete, diciamo, se non vi lasciate prendere dal marchio Ampero, che è ovviamente un colosso rispetto a Sonic Cake, e questa pedaliera Sonic Cake può darvi buone, ottime soddisfazioni. Io l'ho provata e diciamo ci ho suonato circa una settimana con questa pedaliera e devo dire mi ha stupito, soprattutto per la qualità di alcune modulazioni di amplificatori. Gli effetti sono buoni e l'interfaccia PC che può andare bene anche con tablet o telefoni, smartphone, sia Android che iOS. È veramente una pedaliera di buona qualità, nel senso sono 230 euro che però vale la pena spendere a mio giudizio. Chiaramente le alternative ci sono e poi quella è una scelta soggettiva. Per il mio modesto parere, se volete prenderla potete andare tranquilli, nel senso che è una pedaliera a tutti gli effetti allo stesso livello delle sue concorrenti e in alcuni punti qualcosa in più. Ecco, il video finisce qui, spero che vi sia interessato. Ho visto, come dicevo, poca gente che puntava sull'editor e per me l'editor è uno dei punti di forza di questa pedaliera, che comunque è molto facile da programmare anche intuitivamente. Io non ho quasi mai guardato il manuale, ci sono sempre arrivato per logica. Per cui, allora, se volete un'altra prova più approfondita della programmazione manuale, la farò volentieri. Nel frattempo ci salutiamo e ci vediamo alla prossima e grazie per aver visto il video. Grazie ancora. Ciao!